Ciao a tutti, sono Alessio, benvenuti sul canale. Oggi vedremo la presa. Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Oggi, come detto, vedremo la presa. La presa è un fondamentale tecnico di base del portiere. La presa è sostanziale, è fondamentale che sia fatta bene, perché poi è quella che ci permette di fare la differenza in tutte le giocate. Una volta che il portiere entra in possesso della palla, l'azione si ritiene sempre conclusa, per poi fare una nuova ripartenza dalla parte della squadra che stava difendendo. Il gesto permette anche poi di portarlo avanti negli anni, di migliorarlo sempre sino ad arrivare a livelli massimi, che sono quelli professionistici, in cui la presa, pur essendo un gesto tecnico di base del portiere, permette di fare la differenza, soprattutto a livelli alti, perché una palla presa, una palla respinta vuol dire aver conchiuso un'azione oppure aver lasciato la palla viva ed è ancora in gioco. La presa viene effettuata con entrambe le mani, mettendo i pollici vicini tra di loro a protezione della palla verso il colpo. Gli indici sono leggermente staccati, diciamo che la forma è una forma a cuore. Okay? Vengono allargate le dita sulla palla per aumentare il più possibile la superficie di contatto, in modo che le mani avvolgano il più possibile la palla. La posizione della mano non è dritta, non è nemmeno arcuata verso l'esterno, ma è appoggiata sulla palla, per cui quando il portiere già si prepara per una presa deve avere la mano leggermente arcuata, come se quasi avesse già il pallone in mano. Non deve essere troppo arcuata, perché altrimenti perde di superficie di contatto. Il restante, i piccoli spazi che ci sono tra le dita e il pallone verranno coperte dalla superficie interna del guanto, aumentandone l'aderenza. La superficie interna del guanto permette sia di aumentare l'aderenza in volume, nel senso che la superficie del guanto è più grande di quella della mano, per cui la palla aderirà su una superficie maggiore, e permette in parte di dissipare l'energia da contatto. Ciò però non basta a bloccare completamente il pallone. Il pallone deve essere bloccato grazie a una interazione completa del corpo, e quindi ogni volta che ci arriva la palla noi dobbiamo, con un gesto del corpo, dissipare l'energia. Qual è questo gesto del corpo? Il gesto del corpo principale è messe bene le mani, dato di fatto che le mani sono posizionate nel modo corretto, è l'ammortizzazione del pallone con le braccia verso il petto. Okay? Questo permette di dissipare l'energia del pallone. Non è sufficiente, soprattutto in stili forti, perché dobbiamo permettere al corpo di dissiparlo interamente. Se avessimo le gambe rigide, sempre aperte all'altezza delle spalle o poco più, il movimento delle braccia non sarebbe sufficiente, perché tenderebbe comunque a spostarci verso dietro e farci perdere l'equilibrio. Per cui l'azione di presa va sempre fatta con le gambe leggermente flesse e facendo anche un'ammortizzazione sulle gambe, in modo che l'energia trasmessa al portiere dalla palla venga assorbita su tutto il corpo e scaricata il più possibile verso il terreno. Per contrastare già in principio questa energia che viene trasferita, bisogna avere le spalle leggermente rivolte verso avanti, quindi leggermente spostate in avanti, senza sollevare le punte dei piedi, perché dobbiamo avere la massima superficie d'appoggio. Però le spalle devono essere leggermente più avanti del piede, in modo che quando la palla ci arriva ci permetta di spostare anche le spalle insieme alle braccia all'indietro, ma rimanere in posizione verticale in perfetto equilibrio. La presa può essere effettuata in due modi: con i pollici convergenti, come ho fatto vedere adesso, e la presa con i pollici convergenti viene fatta tutte le palle che arrivano dal petto in su, mentre per tutte le palle che arrivano dal petto in giù viene fatta una presa con pollici divergenti. I pollici divergenti su una palla messa a terra viene fatta in questo senso, con i mignoli vicini, e viene raccolta dal basso. Il più delle volte, se non sempre, quando si fa una raccolta a pollici divergenti,
l'obiettivo del portiere è raccogliere la palla e portarla al petto. Quindi la palla viene chiusa e bloccata quando viene portata al petto. In questo caso invece la palla si blocca semplicemente quando viene raccolta sulle mani. Questo stesso principio viene riportato anche quando si fanno le parate in tuffo, nel senso che dobbiamo pensare che la linea del petto è la linea oltre il quale le mani vanno con i pollici convergenti, quindi tutto quello che arriva al di sopra del petto deve essere fatto con la presa a pollici convergenti. Pensando al tuffo, dove noi il busto lo mettiamo orizzontalmente al terreno, tutto quello che viene fatto sopra il petto, anche lateralmente, deve essere fatto a pollici convergenti, per cui massima attenzione anche quando si fa il tuffo per terra. Quando la palla arriva verso il busto si tende sostanzialmente a raccogliere, e qui nasce la raccolta angolata, cioè se la palla mi sta arrivando angolata io devo andare a chiudere giù, fare la raccolta e poi fare il tuffo. Ogni volta che invece io propongo la parata spingendo sul piede oppure da fermo senza spinta, andando a parare con le mani che superano l'altezza del petto, i pollici devono essere convergenti. Si vede spesso, soprattutto nelle categorie più piccole, fare un errore da parte del portiere, soprattutto magari per un errore di lettura, che è quello che quando la palla arriva all'altezza del petto si tende a mettere le mani dietro, però quando si è sdraiati le mani messe da dietro è sempre un errore, perché si tenderebbe in chiusura a tirarsela verso la porta. Essendo sdraiati la coordinazione verso il pallone è differente rispetto a quella che siamo abituati a avere quando stiamo in piedi in posizione retta, che è la posizione naturale dell'essere umano. Quindi attenzione al gesto quando viene raccolta la palla centrale. Bisogna far capire che quando siamo a contatto col terreno noi dobbiamo usare il terreno come superficie di contatto per bloccare la palla, per cui se stiamo andando a terra già stiamo limitando sulla parte inferiore la possibilità del pallone di scendere per il terreno naturale. Quindi basta opporci e farci arrivare la palla addosso, e in questo caso se fossi disteso basterebbe anche semplicemente fare una presa a pollici convergenti e appoggiarsela al petto. Questo è quello che è l'esercizio fondamentale di presa per il portiere. Poi vedremo dei video dove alcuni ragazzi effettueranno la presa e vi farò vedere anche alcune correzioni che si dovranno apportare durante questo gesto fondamentale. Abituiamo sempre ragazzi a tenere la palla in mano e a limitare quanto più possibile le deviazioni. Le deviazioni devono essere un gesto pensato, ponderato ed usato in alcune condizioni. Per questo vi chiedo e vi incito a curare in modo particolare la presa del portiere. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e buon allenamento!